Buongiorno, benvenuti sul mio canale Astro Tarotina. Oggi parleremo dell'elemento aria, anzi parleremo di 4 elementi: il fuoco, l'aria, l'acqua, la terra e in particolare dell'elemento aria. L'elemento aria che fa parte dell'ordine cosmico delle cose e dell'organizzazione dell'universo, e sappiamo che l'universo è effettivamente organizzato secondo le leggi cosmiche che hanno come obiettivo un equilibrio preciso fra questi elementi. Ma prima di entrare nei dettagli di questo video, vi invito ad abbonarvi al canale Astro Tarotina se non l'avete ancora fatto, attivare la piccola campanellina e tutte le cose che già comunque sapete, andare a vedere la pagina Instagram, insomma ve lo ricordo. E anche vi presento le mat. Vedete il matto, una figurina realizzata da Pierre Treuil, la prima spero di una lunga serie. Pierre Treuil che ha avuto l'idea assolutamente geniale di far entrare, anzi direi, il matto nel XXI secolo, facendolo uscire dall'aspetto bidimensionale della carta per portarlo a un aspetto tridimensionale con una qualità e una bellezza veramente degni della scultura e delle realizzazioni più raffinate. Potrete trovarla sul sito di Pierre Treuil, sia per sapere la storia di questa avventura e anche eventualmente per poterla acquisire. Non ho nessuna azione nella società di Pierre Treuil, lo preciso, e il matto ci accompagnerà, questa figurina sarà qua, ci accompagnerà in questo viaggio attraverso i 4 elementi. Ora ritorniamo ai nostri elementi della natura, che sono 4, come ho detto: il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra, analizzati e studiati nella dottrina, in una dottrina proprio sui 4 elementi messa a punto dalla filosofia greca antica, che costituisce la base della nostra astrologia e secondo una rappresentazione simbolica di questi elementi gerarchicamente ordinata. Cosa vuol dire questo? In parole molto semplici, che ogni elemento sussiste grazie a tutti gli altri elementi, che ogni elemento può trasformarsi in un altro elemento, quindi una interconnessione, una trama di fondo dell'universo di cui noi facciamo parte, perché noi facciamo parte del tutto, quindi questi elementi sono presenti anche in noi. Faccio comunque un esempio di questa interconnessione: per esempio il fuoco può trasformare un solido in liquido, oppure un liquido in un gas, un elemento allo stato gassoso. Esiste poi una compatibilità fra famiglie di elementi, cioè il fuoco con l'aria, l'acqua con la terra. Cosa vuol dire questo? Che il fuoco, per esistere, per accendersi, ha bisogno dell'aria, che l'aria alimenta l'entusiasmo del fuoco, che l'acqua nutre la terra e la fa fiorire, ma che un eccesso d'acqua può far marcire le piante. Quindi questo che cosa ci dice? Che i 4 elementi devono convivere, sarebbe bene che convivessero in un relativo equilibrio, cioè che non si danneggiassero, distruggessero l'un l'altro. Quindi, come ho detto, questi elementi fanno parte della vita, dell'universo, del tutto, e noi facciamo parte di questo tutto, perché quello che è fuori di noi è anche dentro di noi. Basta osservare l'ambiente che ci circonda e basta fermarci anche un attimo per meditare, per sentire questi elementi all'interno del nostro corpo. Naturalmente rappresentano le energie originarie e che ci costituiscono, che costituiscono il nostro temperamento, le nostre qualità, descritte dove, e qui voglio arrivare, perché noi analizzeremo questi elementi in astrologia e nei tarocchi, descritte attraverso il nostro tema natale. Cioè nel nostro tema natale si vede la distribuzione di questi elementi, quindi potremo vedere se c'è un relativo equilibrio, potremo vedere se c'è un eccesso, se c'è una carenza, una mancanza totale, e tutto questo ci darà delle indicazioni sulla nostra personalità, dato che il nostro cammino evolutivo ha come obiettivo quello di portarci a un relativo equilibrio, a una ricerca, prima di tutto a una conoscenza di noi stessi, cioè di come siamo costituiti fisicamente, mentalmente, energeticamente, emotivamente, e poi naturalmente anche la ricerca di un relativo
equilibrio. Allora, entriamo un pochino più nei dettagli di questi 4 elementi e vediamo che il fuoco è un elemento naturalmente che rappresenta la passione, l'entusiasmo, l'iniziativa. E ve lo faccio vedere questo, il fuoco, piccolo triangolino in su. L'aria è un elemento che studieremo oggi, che rappresenta la curiosità, la capacità di comunicazione e l'intelletto. Vedete l'acqua, triangolino verso il basso, sensibilità, immaginazione, intuizione, emozione, e la terra, stabilità e affidabilità, pragmatismo, perseveranza. Ma oggi approfondiremo, eccolo qua, l'elemento aria. Eccolo qua. Abbiamo detto l'aria, la curiosità, la leggerezza, la capacità di comunicare, il mondo delle idee, l'intelligenza, l'apertura mentale, il cambiamento. Ma una delle caratteristiche dell'aria cos'è? L'aria la sentiamo, non la possiamo afferrare e non la possiamo vedere. Rifletteteci un attimo a questo. Quindi l'aria, quando l'aria si fa brezza, leggera, diventa che cosa? Idee, mente, ragionamento, comunicazione, scambio. L'aria ci rappresenta la relazione con l'altro, la progettualità, ci porta subito nel mondo delle idee, nel mondo del pensiero. Infatti quando l'aria manca, è in difetto, in genere si ha una scarsa empatia. Quando è in eccesso invece andiamo verso una idealizzazione non realista, ma anche andiamo verso un'analisi costante, una critica costante. Questo perché? Perché si è prigionieri di una forma di intelligenza sofisticata che però impedisce di sentire, impedisce le sensazioni, i sentimenti, le emozioni, cioè tutto quello che non può essere previsto come situazione. Infatti uno degli elementi, diciamo, che lega i segni d'aria può essere anche una certa fragilità del sistema nervoso, o comunque il fatto che sono molto sensibili allo stress. Ma ritorniamo al concetto di aria che è associato in tutte, direi, le tradizioni al respiro, al prana secondo gli yogi, al chi secondo i taoisti. L'aria è il respiro della vita, è l'etere, è onnipresente, avvolge, mette in comunicazione, è impalpabile, è legato all'idea di libertà, infatti diciamo libero come l'aria, no? E naturalmente, come abbiamo detto, è legata al pensiero. Quindi qual è la forza dell'elemento aria? La forza dell'elemento aria è di immaginare le cose per fare in modo che poi si realizzino. Il segno di fuoco, per esempio, realizzano qualcosa che già esiste, lo concretizzano, mentre i segni d'aria lo immaginano e poi lasciano a altri segni la possibilità di concretizzarlo. Questo è il loro ruolo nella realizzazione del creato. Quindi sono legati a tutto ciò che riguarda l'intelletto, per esempio, che riguarda la mente, cioè la parola, l'arte, il pensiero astratto, l'immaginazione, il canto, la musica, ho una lista di parole, la risata, per esempio, anche il gioco fa parte dell'aria, come la soggevolezza, lo scambio di cui abbiamo già parlato, la flessibilità, la curiosità, la leggerezza, per esempio. E ora andiamo, sapete che mi piace sempre fare un excursus un po' così nei miti, nella mitologia, e l'aria è presente in tantissime leggende, in tantissime storie, però a me è venuto in mente Eolo, il dio dei venti, il dio dell'aria, che si nascondeva agli umani appunto in alto nell'aria, no? Non lo si poteva vedere. E Eolo aveva un otre all'interno del quale erano contenuti tutti i venti, venti favorevoli, le brezze leggere primaverili, i venti di tempesta, i venti freddi d'inverno, invernali, oppure che venivano gelidi, che venivano dal nord. E in un famoso episodio dell'Odissea, esattamente nel libro decimo, Ulisse con i suoi compagni arriva sull'isola di Eolia e fa conoscenza con il re Eolo, un re saggio, molto ospitale, che prima che i nostri eroi ripartano regala proprio a Ulisse un otre che contiene tutti i venti avversi, mentre lascia libero il vento favorevole che porterà Ulisse e i suoi compagni a casa. Loro navigano per 9 giorni, il 9° giorno Ulisse è stanco, si addormenta e i compagni cosa fanno? Aprono l'otre perché pensavano che nell'otre ci fossero degli oggetti preziosi e quindi escono questi venti terribili che scatenano la tempesta,
che oltretutto erano già in vista di Itaca, stavano già avvistando Itaca, che cioè li riporta indietro, li riporta nel mare in tempesta, li riporta all'isola di Ollia, li riporta da Eolo, che però pensando a questo punto che fossero invisi agli dei, non li aiuta e li condanna ad errare di nuovo per il Mediterraneo. E poi mi sono detta, ma insomma l'aria, il vento, anche il respiro, la mobilità, questa è una delle caratteristiche dell'aria, e ho pensato chi è Ermete, il nostro Mercurio, no? Il figlio di Zeus e della ninfa Maia, che ha moltissime caratteristiche, no? La prima è messaggero, quindi l'aria trasporta, uguale, no? È messaggero del padre, è messaggero degli dei, psicopompo, cioè è la guida per le anime dei morti negli inferi, chiaramente porta tanta prosperità, fortuna, ma è soprattutto, in questo che ci interessa, protettore dei viaggiatori, dei mercanti che all'epoca viaggiavano, quindi lo spostamento, la mobilità dell'aria, ma anche dei ladri, ma queste sono caratteristiche altre. Allora, parliamo adesso dei segni d'aria. I segni d'aria sono i gemelli, la bilancia e l'acquario, sono generalmente socievoli, sognatori, brillanti, curiosi, idealisti, amanti della libertà, come i segni di fuoco d'altronde, e come i segni di fuoco sono, come dire, molto molto restii a qualsiasi tentativo di confinamento della loro libertà. Devono essere stimolati intellettualmente e hanno spesso molti amici, una rete sociale importante. L'aria, abbiamo detto, è legata all'idea e quindi è legato alla parola, il modo di trasmettere l'idea. Che cos'è? La parola. Questi segni hanno delle caratteristiche diverse perché appartengono a un tipo di aria che ha delle qualità diverse a seconda della stagione. Un'aria primaverile, carica di profumi, quella dei gemelli, eccoli qua, i nostri gemelli, segno mobile di fine primavera, che ama lo stimolo, l'idea, la suggestione, la creazione, e i gemelli più di tutti amano, la parola chiave per loro è il cambiamento. Poi abbiamo l'aria tiepida, eccola qua, della bilancia, che ha un segno cardinale di inizio autunno, cioè è un vento, quello della bilancia, che non è più il vento caldo dell'estate, non è ancora il vento gelido dell'inverno, è un vento tiepido, e qui si capisce la caratteristica della bilancia, di trovare un equilibrio fra il caldo e il freddo, per esempio, possiamo dire in maniera metaforica un equilibrio termodinamico. Certo che il cui scopo è che cos'è? La pace, l'equilibrio, l'armonia, un'altra parola chiave della bilancia, che è un segno cardinale, quindi che inizia qualcosa ma sente una forte pressione ad agire per cosa? Qual è l'obiettivo? Fare una scelta. E poi finiamo, oddio mi sono sbagliata, eccolo qua, l'aria dell'acquario, che è un'aria della stratosfera, è un'aria rarefatta, è un'aria sottile, è un'aria che ha di alta quota, che apre a orizzonti molto ampli, molto vasti, caratterizzati da un senso di totalità, di uguaglianza, ed è un segno fisso invernale. Ma voi mi direte, ma perché Maria Cristina è un segno fisso? L'acquario ama il cambiamento, la novità, l'innovazione. E io vi faccio una domanda. Provate a convincere un acquario ad abbandonare una sua idea e poi mi direte se avete capito perché è un segno fisso. Vabbè, li abbiamo tutti gli acquari, ma va bene. Allora, il punto di forza dell'aria che cos'è? L'idealismo, l'utopia, però il suo punto di forza è anche la sua fragilità, perché l'idealismo a un certo punto come dire, si trova a confronto con la forma, cioè deve concretizzarsi. E qui comincia la difficoltà dei segni d'aria, perché la realtà è quasi sempre deludente rispetto all'ideale. Quindi temono l'imprigionamento nella materia, amano gli altri, però hanno i limiti della fisicità, per esempio, cioè non amano la pesantezza dei segni di terra, il sentimentalismo dei segni d'acqua, e in genere hanno un ottimo rapporto con i segni di fuoco, perché appunto i segni di fuoco li riscaldano, gli danno fiducia, anche se, come ho già detto, per i segni di fuoco vi invito ad andare a vedere il video che già esiste sui segni di fuoco e sul fuoco in sé. A volte con la loro impetuosità possono mettere a dura prova appunto il sistema nervoso, a volte un po' delicato, dei segni d'aria.
Questi 4 elementi sono presenti nei tarocchi di Marsiglia, sono presenti in tutti gli arcani maggiori, come nel Bagatto per esempio, ma oggi analizzeremo un pochino di più i 56 arcani detti minori, cioè gli onori, Fante, Regina, Re e Cavaliere, e i 40 numerali da 1 a 10 suddivisi secondo i 4 semi che sono le bastoni, che vi faccio vedere qui in questo modo, che rappresentano il fuoco, i denari che rappresentano la terra, le coppe che rappresentano l'acqua, e oggi studieremo le spade che rappresentano l'aria. Ecco, vedete, questi sono i 10 numerali delle spade che rappresentano l'aria, e questi sono, eccolo qua, le 4 figure di cui vi ho parlato, che rappresentano anche qui le spade, cioè l'aria. Quindi il movimento, l'intelletto, la mente, i pensieri, la creatività, l'intelligenza, il pensiero che viene prima della parola, che viene prima dell'azione, il potere delle idee e come usiamo questo potere. E per terminare andiamo a fare un'incursione in un'altra cultura, in un'altra tradizione, che è quella indiana, attraverso la Ayurveda, che è la scienza della vita, una medicina antichissima. Il nome deriva da Ayur, che vuol dire vita, e Veda, che vuol dire conoscenza, una scienza antichissima del subcontinente indiano. E secondo questa cultura, eccola qua, l'aria è il secondo elemento dell'universo. Il suo nome in sanscrito è Vayu, che significa aria ma anche soffio, cioè è il prana, è il principio base della nostra forza vitale, è l'energia del movimento, è il veicolo della coscienza, è l'aria che dà l'impulso all'intelligenza e alla manifestazione dell'intelligenza, e l'aria collega anche all'interno del corpo, secondo la Ayurveda, collega per esempio il funzionamento cellulare, l'elemento aria. Infatti si manifesta nel vento, nella respirazione, nell'impulso motore, nelle connessioni nervose per esempio. E vi invito a scoprire un oracolo che si chiama l'oracolo della femme ayurvedique, l'oracolo della donna, scusate, ayurvedica. Vedete, molto interessante, da cui ho preso questa carta, che ci dice che la vita è in movimento costante e noi danziamo senza sosta in questa impermanenza. Le fluttuazioni fanno parte della vita, sia che siano favorevoli, sfavorevoli oppure anche neutre, e sono sempre utili, dice, alla nostra evoluzione personale. Nulla è fisso, tutto si muove, si rinnova, e ci invita questa carta, vedete, che rappresenta l'aria, ad avere fiducia, perché la vita sa perfettamente quello che fa, tutto è giusto, e ci suggerisce una pratica. Allora io vi invito a chiudere gli occhi e poi a accettare tutto quello che sorge senza nessun giudizio, e vi dico: accogli ciò che è, prendi distanza rispetto alla situazione della vita, lasciati portare, guarda gli avvenimenti della vita da un'altra prospettiva, come se tu fossi spettatore o spettatrice del grande teatro della tua vita. Fai un passo indietro, cerca di essere obiettivo, cerca di sublimare il bello, di vedere la magia in tutto ciò che ti succede, perché ogni prova è un insegnamento prezioso, e soprattutto vibra con il soffio dell'aria. E vi lascio con una frase, anzi con una domanda: e tu che aria desideri respirare? Bene, vi ringrazio di aver passato questi minuti con me, come al solito. Qualche raccomandazione: se non vi siete ancora abbonati al canale, abbonatevi, e chiaramente potete anche condividere con altre persone questo video e altri video. Campanellina per le notifiche, pollice all'insù se vi è piaciuto il video, andate a vedere le pagine Instagram che portano lo stesso nome, dove troverete tantissimi elementi di astrologia e dei tarocchi. Potete lasciare un commento sotto, vi rispondo. E poi soprattutto, se volete approfondire degli argomenti o se volete approfondire delle questioni personali attraverso l'astrologia e i tarocchi, scrivetemi al mio indirizzo mariacristina.astrotarot con una T finale @gmail.com. troverete tutto questo in basso nella descrizione del video. Grazie e alla prossima.